Allora, dopo mesi che i nostri pazienti, Amici della Fosi. no, i nostri pazienti follower ci hanno nostri chiesto, pazienti fidus. ci hanno chiesto, l'avete fatti, alla fine li abbiamo fatti. Eccoli qua. Eccoli qua. Ci siamo tornati più e più volte perché volevamo evitare di dire cose, diciamo, non ponderate. Esatto. Però pensiamo adesso di esserci fatti un'idea sufficientemente Ampia e approfondita. Subscribe, campanella, seguiteci a tra poco con considerazioni estremamente interessanti. Ciao! Allora Giulio, allora, queste due piccole scatolette, Dal costo estremamente contenuto, contenutissimo. 100, 160, 100. Allora, non è un prezzo che vogliamo dire intorno ai 150, 160, perché Amazon tutti i giorni cambia prezzo. Sì, esatto. Quindi, siccome il principale rivenditore, negozio online di Fosi è proprio Amazon, più o meno il prezzo è quello 130, mi pare. 130 oggi, però insomma è difficile dare, anche perché se vai sul sito loro c'è il prezzo ufficiale che invece è un pochino più alto, quindi diciamo intorno ai tra i 130 e i 150, dai. Bravo, quindi circa poco meno di 300 euro la coppia. Sì. Giusto, perché uno per forza sono monofonici e quindi bisogna comprarsene due. Allora, passiamo subito alla descrizione. Sono talmente piccoli che sono più piccoli del palmo di una mano. Esatto. Sono veramente molto sono 15 piccoli. per 10 circa, Sì. Alti 3 cm, sono microscopici, del resto sono basati sul solito chip Texas, sì. e quindi è TPA 3250 credo che si chiami, 3255, ma lo vedete adesso in sovraimpressione. Questo integrato è un integrato con l'ingresso sbilanciato. Esattamente, anche se posteriormente, lo state vedendo adesso, sul pannello di dietro troviamo un ingresso RCA e un ingresso non XLR, un ingresso sia XLR che sì, però jack. Non è quello, esatto, sia XLR che jack. È quello professionale. Quello professionale, esattamente. Questo vuol dire? Questo vuol dire che per poterlo far funzionare con l'ingresso bilanciato all'interno c'è un stadio che fa da sbilanciatore. Esattamente, quindi quando utilizzate il bilanciato ricordatevi che il suono peggiora perché passate per uno stadio intermedio. Che fa proprio da bilanciato a sbilanciato. L'integrato è un integrato stereo. Sì. Infatti noi l'abbiamo trovato più di una volta in vari di questi amplificatori basati su questo chip, e quindi in questa configurazione viene utilizzato in mono, quindi in bridge. Esatto, cioè nel datasheet, nella specifica tecnica, c'è una modalità di impiego che è mono bridge. Esatto. Interessante il fatto che sul pannello posteriore c'è un selettorino che interviene soltanto sull'ingresso RCA che ne varia il guadagno. E quindi questo permette, diciamo così, una certa adattabilità. La potenza dichiarata 240 watt su 8 ohm, sì. Che sono misurati non si sa come, non si sa con quale distorsione, non si sa, secondo me è un dato. Allora, mi sembra questi dati in generale, non solo della Fosi, mi sembrano di ricordare le dichiarazioni che facevano i costruttori di car audio negli anni 80 e 90. In questo caso mi sembra che possono arrivare a 70-80 watt su 8 ohm senza tante, forse 100, senza tante distorsioni, ma la potenza più o meno, caro Giulio, è quella. Sul frontale abbiamo on, off, auto praticamente è un circuito di autosensing, quindi quando percepisce che c'è un segnale in ingresso si accende, dopo un po' che il segnale in ingresso non c'è si spegne, molto comodo. E poi qua c'è il selettore XLR RCA, finisce, non ci sono altre cose da segnalare. Gli oggettini dopo un po' che stanno in funzione scaldano, ed è anche grazie a questi belli, li state vedendo adesso, elementi forati lateralmente con queste simpatiche grigliette arancioni molto in stile Fosi, che si riesce a fare la dissipazione. Sì, questo arancione del resto poi corrisponde un po' con tutti lo stilema di Fosi, perché anche questa manopola dello ZD3, che è il DAC
preamplificatore che abbiamo già provato e che normalmente viene abbinato a questi amplificatori. Sì, noi abbiamo deciso di rimanere in casa Fosi e fare tutta il set completo, quindi pre-DAC e due finali. Tanto quanto noi all'epoca della recensione del pre-DAC avevamo fatto il discorso del op-amp rolling, quindi della sostituzione degli operazionali, altrettanto lo abbiamo fatto in questo caso. Esatto. Qui c'è la possibilità all'interno, e state vedendo adesso il layout della scheda, c'è la possibilità di sostituirne ben 3, però di questi 3, se ne utilizzate soltanto l'ingresso RCA, uno potete fare a meno di cambiarlo, che è quello nomenclato numero 1, che è a ridosso dell'RCA e che serve per fare lo sbilanciatore, quindi non vi serve proprio a niente. Se non avete in programma di utilizzare sorgenti che escono in bilanciato, potete tranquillamente ometterlo. Esatto. Gli altri due, invece, dice la Fosi nel suo sito, nel suo manuale, se volete fare la sostituzione degli operazionali, cominciate dal numero 2, esatto, che dovrebbe essere quello che ha più influenza sul suono. È quello più a ridosso dell'integrato e che è proprio all'ingresso dell'integrato. Esatto. Poi se la volete fare tutta li cambiate invece entrambi, quindi il 2 e il 3. Noi, avendo a disposizione soltanto due Sparcos, ci siamo limitati a fare la sostituzione, quindi a fare le prove a confronto Sparcos con quello di serie che è NE5532. NE5532, e devo dire le differenze sono state notevoli, ma poi ve le diciamo in fase di ascolto. Noi siamo pronti per lo sventramento, sono 4 video, due dietro e 2 sotto, quindi niente di esotico, come dire. Esatto. Vabbè. A tra poco, ciao. Questi sono piccoli. Non posso fare la solita gag del faccione perché questi non hanno un coperchio. A meno che non vuoi ficcare il faccione dentro il profilo scatolare. Non credo di riuscirci. Però lo possiamo far vedere. Ecco. Perché essendo mono sono due. Vabbè, semplice estruso. Semplice estruso, da sottolineare questa foratura graziosa che serve per la dissipazione. Dissipazione che avviene anche per il fatto che lo possiamo, cerco di avvicinarmi dentro, vedete che c'è un po' di materiale che sta lì, esatto, che corrisponde poi sulla scheda. Ok, faccio vedere? Facciamola vedere, sì. Abbiamo sporcato anche, questa è pasta al silicone, grasso al silicone, che serve per migliorare la conduzione termica. Ti piace? Esattamente, quindi fondamentalmente il profilo estruso fa anche da dissipatore. Esattamente, qui sotto c'è il chip. Quindi, veniamo all'oggetto. In sé. Eccolo qui. Apro, posso aprire? Ma posso? Ovviamente l'abbiamo già svitato. Frontale in alluminio. Sì, abbassa. Basso. Frontalino in alluminio. Con queste due aste che hanno la filettatura dietro, quindi lo tengono schiacciato il pannello frontale e il pannello posteriore. Sono dei lunghi distanziali. Poi si preme qui, dopo aver svitato le due viti più esterne del pannello posteriore, e ecco qua. Che scivola via. Scivola, eccolo qua. Questo è l'interno. Ok Giulio, posso proseguire? Questo è l'interno dell'amplificatore. Notiamo subito dei componenti molto molto belli, devo dire, tanto di cappello. Non hanno lesinato. Hanno lesinato. Condensatori Nikon, i bellissimi Vimarossi, dei bei relè, una stabilizzazione fatta per bene solamente della parte di alimentazione degli operazionali, famosi operazionali che nel caso della dotazione di base sono gli NE5532, che a me piacciono. Ok, partiamo da questo presupposto. Quindi l'op swap si può fare prima con questo e poi con questo. Noi abbiamo dei chip Sparcos con i quali faremo l'op swap.
Attenzione, perché questo è il riferimento, vedete? Questa una parte sorta di incavo. che deve corrispondere con questo pallino. Sì, eccolo lì. Sì. Questo deve corrispondere ovviamente con questo. Certo. Ok? Quindi facciamo così. Ecco qui. Evviva! Adesso Semplice. A livello costruttivo sono fatti bene. A livello costruttivo, lo volevo dire prima, lo sottolineo adesso, sono fatti molto bene, con un circuito stampato di altissimo livello a 4 strati. Si vede che c'è grande cura. Devo dire che non c'è assolutamente nulla da dire. Tra l'altro ci sono anche questi relè che servono per fare il muting, vedi? Sì. Quindi questo è fatto veramente bene. I componenti sono bellissimi ed è anche ingegnerizzato bene. Non gli puoi dire assolutamente niente. Cioè, guardandolo pensi che è un prodotto fatto con i crismi, e sinceramente per i 160 euro circa che costa, 130 euro che costa, sì. Quindi 260 euro la coppia. Ok, allora qualche sorpresina ci sarà. Ciao. Ciao. Allora, caro Giulio, la raccontiamo nella sua cronologia, che è stata prima con questi finali Mono V3, così come arrivano, quindi con il loro operazionale di serie. Li abbiamo fatti andare con le Indiana Line Tesi 6 che avete visto nelle immagini precedenti, li abbiamo fatti andare anche con altri diffusori, tra cui le Kaya e le Vivid, che siamo consapevoli che è un abbinamento improbabile, visto che è un diffusore che costa enormemente di più, però è un diffusore molto rivelatore che ci ha permesso di fare alcune considerazioni. Per noi è uno strumento di lavoro, quindi non voglio sentire però avete fatto, no, perché per noi, a noi serve proprio come cartina di tornasole per capire immediatamente di che cosa stiamo parlando, giusto? Esatto. Però siccome eravamo consapevoli del fatto che questi amplificatori sono nel cuore di molti e quindi molte persone ci hanno chiesto di esprimere un parere, io suppongo nella speranza di sentirsi dire fantastici, meravigliosi, sì. Ecco, nella configurazione originale io con la mano sul cuore non mi sento di dire che siano fantastici e meravigliosi. Sono degli onestissimi prodotti da 150 euro moltiplicato 2, 300 euro. Ok, per quanto mi riguarda posso dire che per poco più di 300 euro ricordo matericamente l'integrato della Pioneer che abbiamo provato, che costava circa quella cifra lì, poco di più, poco di meno, e suonava decisamente meglio, secondo me. Poi spiegherò perché. Il piccolo Rotel? Piccolo Rotel, l'A8. A8. Sì, costa 350 euro. Eppure quello secondo me, rispetto a questi con gli operazionali di serie, secondo me va meglio quello. Ma decisamente meglio. Sì. Ecco, decisamente meglio. Fermo rimanendo che poi qua stiamo sempre parlando del fatto che mentre lì sono degli amplificatori integrati, qui stiamo parlando di due finali ai quali va abbinato un pre. Sì, però vorrei sottolineare un'altra cosa, perché qualcuno ci dirà sì, però questi sono dei finali, quello è un amplificatore integrato, quello è poco potente, questi hanno una potenza, ma voi volete sentire bene o volete sentire strillare? Perché se volete sentire strillare forte va bene, se volete sentire bene, noi siamo per sentire bene, piuttosto sentiamo basso bene piuttosto che sentire alto male, giusto? Sì, perché questi Fosi, la sensazione che noi abbiamo avuto è che al salire delle richieste, quindi all'aumentare del volume o all'aumentare della complessità della trama armonica della traccia che voi gli state mandando in riproduzione, vanno un po' in crisi.
quindi la prestazione a volume medio rispetto alla prestazione a volume alto non è la stessa, tendono un pochettino a chiudersi, un pochettino a comprimere. E dobbiamo assolutamente sottolineare il fatto che abbiamo usato alimentatori a 48 volt, perché arrivano con gli alimentatori a 48 volt, quindi è il massimo della potenza che possono esprimere. Io però, memore dell'esperienza fatta con il preamplificatore DAC, sì, che era trasfigurato letteralmente mettendoci un alimentatore di qualità superiore che era l'IFI, esatto, Power Elite, e mi chiedo se questi qui magari con la cura di un'alimentazione più rifinita, diciamo così, forse potrebbero altrettanto migliorare. Io immagino di sì. Sì, però, caro Giulio, si apre un altro problema qui, perché mentre con il preamplificatore che è lo preamplificatore DAC, che è lo ZD3, ce la siamo cavata con relativamente poco perché è un'alimentazione a bassa corrente, questi sono degli alimentatori a 48 volt ad alta corrente, e quindi comprare un alimentatore lineare o un alimentatore switching molto buono non te la cavi con pochi soldi. No. E poi ci dobbiamo sempre ricordare che stiamo cercando di migliorare qualcosa che costa poco, ma dobbiamo sempre chiederci se ne vale la pena. Allora, un 48 volt, anzi un 36, scusate, un 36 volt lineare molto bello, chiedevano 2,40. Ma certo. 1, 2 diventano 4,80. Più i soldi che costano i 150 euro moltiplicato 2, che sono 300, mi sembra che ci stiamo avvicinando alla soglia del migliaio di euro. Quindi di un ottimo integrato da 1.000 euro che sinceramente... Parliamo adesso della sostituzione dell'operazionale originale con lo Sparkos, operazione che abbiamo documentato durante lo sventramento e che ha portato a quale risultato, Giancarlo? Ha un risultato molto buono, devo dire, cioè il suono è diventato meno squillante in gamma alta, prima di tutto, prima era estremamente pungente ed era proprio vuoto, scarno in gamma media e soprattutto in gamma bassa. Con lo Sparkos tutto questo si è totalmente ridimensionato, quindi la gamma alta ha preso a suonare come deve, sono venute fuori, è venuto fuori un medio bello, un medio molto più che accettabile, e finalmente si è sentito un po' di giro di basso. Questo però vuol dire che nella migliore delle ipotesi si spendono, perché gli Sparkos costano circa 80 euro l'uno, nella migliore delle ipotesi si spendono 160 euro in più se si vuole cambiare solo il chip numero 2. Se si vuole cambiare sia il chip numero 2 che il numero 3 siamo a 160 per 2, 320 euro, più sempre il costo dei fosi. Per cui mi sembra di andare in una direzione totalmente sbagliata. Credo che, Giulio, non voglio essere troppo tranchant, perché poi sai che c'è, che ci potrebbe essere qualcuno che dice: ah, ma voi dite che suonano bene le cose che costano di più e quelle che invece no, cioè io qui sto dicendo che un amplificatore integrato da 700-800 euro suona decisamente meglio di quanto non suonano questi fosi anche con lo Sparkos. Sì. Ecco. Allora, quello che vorrei dire è questo, e adesso stavamo ascoltando di Mozart Eine kleine Nachtmusik. Gli archi con il chip originale, con l'operazionale originale, o li ascoltavi veramente a basso volume o appena provavi a salire tendevano a diventare vetrosi. Con lo Sparkos no, tendono a mantenere, diciamo, quella loro setosità che insomma fa sì che l'ascolto sia credibile, gradevole, non fastidioso. Però lo stesso discorso vale per la solita traccia Lindbergh cantata da Fiorella Mannoia con l'accompagnamento di Danilo Rea. Lì succedeva che alzando il volume la voce diventava completamente innaturale, sembrava che stesse chiusa dentro una scatola di cartone che vibrava. Era veramente una cosa brutta. Con lo Sparkos
il tutto si è riequilibrato, magari un pochettino a danno di meno energia in gamma alta, ma comunque complessivamente il tutto si è riequilibrato. Però appunto a che prezzo? Tra l'altro si possono mettere anche i Muses, che sono degli integrati, degli operazionali un po' meno costosi, anche se lì, e già l'ho scritto nell'articolo che ho scritto per lo ZD3 e che trovate sul sito www.audio2g.com, andatevelo a leggere, ho affermato, e la passeggiata in Cina mi ha aiutato un po' a capire e a focalizzare meglio questa mia tesi, che ci potrebbero essere anche dei chip falsi, cioè con scritto Muses fuori, ma che dentro sono degli altri operazionali, anche perché come fai a scoprire se l'operazionale dentro è un 5532 o un Muses, visto che elettricamente sono molto simili? E i Muses si trovano, guarda caso, su AliExpress a 10 euro, se li vai a comprare da uno dei distributori che è la Farnell costano molto di più, e quello sicuramente ti compri il chip Muses giapponese originale, e siamo sempre poi da capo a 12, perché comunque la spesa non lo so fino a che punto vale l'impresa. E poi mi viene da fare un'altra considerazione che ho molto a cuore, caro Giulio. Sì. Gli NE5532 sono gli operazionali che stanno dentro al crossover elettronico delle Nautilus. Sì, ok? Sì. Oh. Allora, siccome le Nautilus hanno i loro limiti come estensione in basso, quello che volete, ma sono delle casse emozionantissime che ogni volta che io sento mi fanno venire la pelle d'oca, quasi mi commuovono, e sono delle casse alla fine dal punto di vista filosofico simili a quelle con cui lavoriamo normalmente, perché il progettista è lo stesso. Secondo me è anche una questione, questo lo dico sempre, di come implementi il circuito operazionale all'interno del circuito. Forse in questo caso questo rolling degli op-amp è più un fatto di marketing che un fatto di reale sostanza, perché senti per certo la differenza, ma tu stai sentendo la differenza su una base di circuito che probabilmente non riesce a magnificare le doti di questo o quell'integrato operazionale. Voglio dire questo e ci tengo particolarmente a precisarlo. Quindi questi due FOSI V3 mono, secondo noi, come possono essere impiegati al meglio? Per quanto mi riguarda, poi tu dirai il tuo pensiero, come degli amplificatori che devono essere utilizzati così come escono out of the box. Sono convinto di questo. Esatto, con il prezzo che costano, che è un prezzo estremamente concorrenziale, sono degli amplificatori desktop alla fine, che riescono a dare delle discrete prestazioni e che devono, secondo me, nascere e morire esattamente così. Io sono convinto che siano degli amplificatori fantastici, un rapporto qualità-prezzo eccellente, ad esempio nel caso, e ci sto facendo un pensierino, di un impiantino desktop per la postazione di lavoro. Quindi immaginate, se voi siete persone che, come è successo a noi nell'arco della nostra esistenza, a un certo punto si sono ritrovati a fare montaggio video, avere due diffusori passivi alimentati da questi finalini ti consente di avere tanta spinta, una grande chiarezza, e secondo me il mestiere loro lo fanno in maniera eccellente. Trovo onestamente un po' tirato per i capelli il discorso di dire questi sono dei prodotti audiophile che fanno le scarpe al blasonato amplificatore che il tontolone, il credulone audiofilo si va a comprare perché è stupido e non capisce niente. Ecco, io su questa interpretazione ci andrei un po' con i piedi di piombo. Ripeto, questo non significa che li sto considerando dei cattivi prodotti, li sto considerando dei normali prodotti da 150 euro e che secondo me non hanno lo stesso rapporto qualità-prezzo del preamplificatore DAC, che quello sì mi aveva più convinto. Però ricorderai bene che ti aveva più convinto con l'alimentatore separato della IFI, che era un alimentatore che costava 200 euro. 200 euro, Quindi volendo poi sommare i 200 euro dell'alimentatore IFI
altri 200 e 200, 400 euro per gli alimentatori lineari dei finali e siamo a 2, 4, 600 euro solamente da alimentazione, e poi dopo ci devi mettere tutti gli operazionali sia dentro lo ZD3 che dentro i finali, e ti ricorderai quanto si cambiava lo ZD3 mettendoci gli Sparkos, però stiamo quintuplicando, sestuplicando la somma, a meno che il ragionamento che uno potrebbe fare, avendo finito di montare ieri pomeriggio l'intervista con il titolare della LIN, il discorso dello spalmare nel tempo la spesa. Allora uno, se li compra così com'è, se li gode per un po' di tempo, mette da parte qualche soldino e si compra i primi Sparkos e poi si compra i secondi Sparkos, quello io lo trovo rispettabilissimo come discorso. Per carità. Nel senso che fai un piano a più o meno lungo termine, può essere un'opzione. Uno sfizio, allora se c'è questo gusto, e come si dice a Napoli da napoletano, dove c'è sfizio non c'è perdenza, e vorrei vedere poi come facciamo a tradurla, ma non importa, allora va bene, se vi dà gusto va bene, ma sentir dire sono gli ammazza giganti con questi di qua, questi di là, assolutamente no. Ecco, assolutamente no, e voglio essere molto chiaro su questo, perché poi ci devono essere delle scale valori, e non è che le aziende grosse, importanti, sono dei cretini che stanno sul mercato da 2 anni e che no, sono persone che sanno fare gli apparecchi, li sanno fare bene, li sanno fare con filosofia, e quindi non è giusto dire il Fosi è molto meglio è molto meglio di questo, è molto meglio di quello. Non è così. Scusa se mi scaldo così, però questa è una cosa che mi sta molto molto a cuore, perché ci vuole rispetto delle persone e rispetto degli ingegneri che progettano, tanto che molto spesso quando qualcuno mi dice ho cambiato quel condensatore nell'amplificatore, si è trasfigurato il suono, scusate ma tu hai messo magari un condensatore della Mundorf che costa 70-80 euro per 2, 150 euro, è ovvio che all'interno di un amplificatore da 1000 euro per una questione di costi non ci si può mettere una coppia di condensatori di uscita così importanti, perché sennò diventerebbe un amplificatore e poi 1, 2 non sei sicuro del suono che ottieni dopo, non è il suono di quel prodotto. Certo. Bene. Ecco, scusa se mi sono scaldato, comunque come desktop amplifier sono estremamente convincenti. Ok? Allora, cambiamo camera, va, subscribe, campanella, andate a leggervi quello che c'è sul sito, perché integreremo l'articolo che abbiamo scritto con per lo ZD3 del amp rolling, del op amp rolling, in modo da rendervi le idee ancora più chiare su poi che cosa vuol dire entrare nel mercato dell'acquisto degli operazionali. Un'ultima cosa? Sì. Per chi se ne fosse dimenticato, andatevi a consultare, a guardare per cortesia la sezione FAQ, Frequently Asked Questions, del nostro sito, perché per un certo periodo le domande ricorrenti non si sono presentate. Adesso si stanno ripresentando di nuovo le solite domande. A quelle solite domande trovate risposta nella sezione. Quali sono queste domande? Così Le domande sono: perché non provate questo? Perché non provate quest'altro? Ah, quanto siete cattivi, non avete mai provato i prodotti di questo brand. E lì ci sono le risposte dove spieghiamo che non è questione di cattiveria, è semplicemente che magari a quel brand non riusciamo ad arrivare. Esatto. O roba del genere. Esatto. Ciao.